Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Come vedete dall'aspetto mio oggi non ci sarà una ricetta, non ho il berrettino tipico e la traversa tipica. Ho deciso infatti di cambiare un attimo format e di parlare di ingredienti di cucina asiatica. Chiaramente per via di tempo e per obbligazioni di lunghezza di video spesso non specifico, non descrivo al meglio gli ingredienti che utilizzo. Quindi oggi farò un video sugli ingredienti di cucina giapponese per cominciare, magari ne seguiranno altri di altri tipi di cucine asiatiche. Chiaramente non potrò parlare di tutti gli ingredienti della cucina giapponese, ma ne ho scelti 4, quelli che sono secondo me i tipici e i più rappresentativi di questo tipo di gastronomia, ovvero il riso, la salsa di soia, il dashi e per finire il mirin. E cominciamo quindi parlando del riso, questo ingrediente di base giapponese, ma non solo, in tutta l'Asia si mangia il riso e chiaramente in tutto il mondo, visto che è l'ingrediente più utilizzato e che sfama più persone nel pianeta Terra. In Giappone la varietà più utilizzata è la varietà japonica, di cui ne derivano tantissime cultivar coltivate in tutto il mondo. Anche in Italia, per esempio, il vialone nano e il carnaroli sono delle cultivar che derivano dalla japonica. Per definire il riso in Giappone esistono due parole: okome per quanto riguarda il riso crudo e gohan per quanto riguarda il riso cotto. Le varietà giapponesi si possono separare, si possono dividere in due principali categorie: l'uricimai per quanto riguarda il riso d'accompagnamento, il riso per tutti i giorni, il riso per il sushi, il riso per il donburi, e il mochigome, ovvero il riso glutinoso, non perché contiene glutine, da quanto sembrerebbe dal nome, ma perché contiene delle grandi quantità di amido, più del normale, che lo rendono perfetto per le preparazioni dolciarie. Infatti l'assenza di glutine è sopperita dalla grande quantità di amido che rende gli impasti molto elastici, perfetti per la realizzazione di mochi e di dango, che hanno questa struttura piuttosto elastica per l'appunto. Io mi soffermerò chiaramente nella descrizione dell'uricimai perché comprende tantissime varietà molto conosciute e adatte per l'uso anche domestico. La cultivar di japonica giapponese più famosa, più coltivata, più utilizzata, considerata la migliore e anche la più esportata è la Koshihikari. Vi lascio anche qui di seguito la tabella con la percentuale di produzione delle varietà delle cultivar di riso in Giappone. La Koshihikari è una cultivar a grano corto, bianco perlaceo, molto ricca in amido, raffinata e soprattutto priva di profumo. Infatti, a differenza del basmati indiano, del jasmine del sud-est asiatico, è una varietà non profumata ma molto fragrante dopo cottura in bocca, quindi non profumata ma molto gustosa. La sua particolare collosità e la quantità di amido lo rendono un riso adatto per la preparazione del sushi, che come sappiamo deve rimanere un po' incollato, e anche della preparazione del riso classico d'accompagnamento, perché ricordatevi che in Giappone mangiano il riso con gli ashi, con le bacchette, quindi avere un riso troppo sgranato sarebbe poco pratico per finire la nostra tazza di riso. Quindi un riso che fa un po' i grumi perché si incolla rende il tutto molto più facile. Il Koshihikari è coltivato in tutto l'Honshu centrale, principalmente zona centro-sud dell'Honshu, anche se le migliori produzioni provengono dalla zona di Niigata. Altre due cultivar giapponesi veramente molto apprezzate, anche se meno conosciute al di fuori del Giappone, sono la Kitakomachi e l'Otomebore, che sono considerate alla stregua del Koshihikari, tra le migliori in Giappone per la preparazione del sushi. Sono coltivate più o meno nella stessa zona, la zona di Iwate, che si trova nel Toku praticamente, che è la parte nord dell'Honshu giapponese, quindi una zona più a nord della zona dove si produce il Koshihikari, e hanno più o meno le stesse caratteristiche del Koshihikari, quindi adatte per la produzione di sushi e per la produzione di riso d'accompagnamento. Altra cultivar, questa volta ibrida, creata dall'unione del Koshihikari con altre cultivar più anziane, è l'Inohikari, che ha le stesse caratteristiche delle cultivar descritte prima, ma è coltivato nella zona sud del Giappone, nell'isola del Kyushu, quindi avrà un tipo di coltivazione totalmente diversa. Proprio parlando di clima e coltivazione, da poco tempo è nata anche un'altra cultivar molto famosa che si sta facendo sempre più largo, prestigiosamente parlando, tra le varietà, tra le cultivar giapponesi. Si chiama Nanatsuboshi ed è coltivata nell'Hokkaido. Per molti anni l'Hokkaido, essendo all'estremo nord del Giappone, la zona più a nord, e avendo un clima molto rigido, era stata considerata una zona non adatta per la coltivazione di riso giapponese, almeno delle cultivar di riso giapponese che vi ho descritto finora. Grazie all'unione del Koshihikari per l'appunto con delle altre varietà
più vecchie, più anziane, è stato creato il Nanatsuboshi, che per le sue caratteristiche incredibili si sta facendo pian piano strada tra le migliori qualità di riso, almeno secondo gli chef giapponesi, che la scelgono sempre di più per la creazione dei loro fantastici piatti. Dopo aver parlato del riso, parliamo del secondo ingrediente di oggi, ovvero della salsa di soia. La salsa di soia, diffusissima in tutta l'Asia, è il condimento principale della cucina giapponese. E attenzione, non è la stessa cosa del sale. Il sale serve per salare, la salsa di soia serve per dare gusto umami. Certo, dà anche un po' di sapidità perché tra gli ingredienti c'è una grande quantità di sale, ma non possiamo utilizzare l'uno per l'altro. Spesso infatti nelle preparazioni asiatiche utilizzano la salsa di soia e, se serve, correggono di sale. Non fate questo errore. La salsa di soia, oltretutto più conosciuta da noi, è la Kikkoman, ma non è la sola. Tanti, quando si parla di salsa di soia, a noi vedono subito la Kikkoman. La Kikkoman è la marca più famosa giapponese, che però è diventata molto famosa, ha avuto un successo mondiale, che è esportata in tutto il mondo. Addirittura da aprire degli stabilimenti in ogni continente. Per esempio, da noi la salsa di soia che compriamo in Italia non è prodotta in Giappone, molto probabilmente, ma è prodotta in Olanda, nello stabilimento in Olanda della Kikkoman. Quindi anche gli ingredienti che si utilizzeranno per farli non sono gli stessi che in Giappone e, per forza di cose, il gusto cambierà lievemente. In ogni caso, la salsa di soia è composta da 4 ingredienti principali, ovvero i fagioli di soia, il grano, il sale e la muffa koji, che servirà per l'appunto per la fermentazione. In soldoni come si prepara? Allora, si fanno bollire i fagioli di soia, li si mescola al grano tostato, si aggiunge il sale e la muffa e si lascia fermentare per un tempo che varia tra i 10 e i 12 mesi approssimativamente. Ci sono tante varietà. Dopo questo tempo si spreme il composto ottenuto per ottenere per l'appunto un liquido scuro, che è la salsa di soia, che poi verrà chiaramente imbottigliata, pastorizzata o no, eccetera eccetera eccetera. Visto che la salsa di soia è molto utilizzata in Giappone, chiaramente ne esistono parecchie varietà. Le principali sono 4 e sono totalmente differenti l'una dall'altra. La più utilizzata, la più conosciuta, si chiama kuikuchi, ovvero la salsa di soia in Giappone definita scura. Una salsa di soia composta da una buona percentuale di soia, del frumento, del sale e la bacca di koji. È una salsa che può essere utilizzata sia per la cucina, sia per il condimento, sia per l'accompagnamento di piatti crudi tipo il sashimi. È chiaro che esistono varie qualità della kuikuchi. Può essere una kuikuchi industriale, quindi molto economica e adatta principalmente alla cucina, e altre invece che sono magari prodotti più di nicchia, sono più invecchiate. Addirittura certi invecchiamenti di salse di soia e kuikuchi arrivano anche a 20-30 anni, chiaramente il prezzo ne consegue, e sono molto più adatte ad essere accompagnate con del pesce crudo per praticamente metterlo più in risalto. È una salsa di soia che però ha, tra virgolette, un difetto, ovvero una salsa di soia che colora le pietanze e non è adatta quindi a preparazioni che devono rimanere chiare. La seconda categoria di salsa di soia è la salsa di soia usukuchi. La salsa di soia usukuchi ha il suffisso usu, che in giapponese vuol dire leggero. Infatti è una salsa di soia che colora pochissimo le pietanze, a differenza della kuikuchi precedente, quindi è perfetta per essere utilizzata in preparazioni che devono salare, che devono dare dell'umami, ma che non devono prendere un colore troppo scuro, tipo il chawanmushi, ovvero il flan d'uovo giapponese, che per l'appunto proprio per aspetto deve essere chiaro per essere perfetto. Un'altra caratteristica di questa salsa di soia, oltre di essere chiara, quindi di colorare poco le preparazioni, è quella di essere molto salata. Infatti la quantità di frumento è più elevata rispetto alla kuikuchi e gli conferisce un gusto per l'appunto più salata. È una quindi salsa di soia indicata non per accompagnare il sashimi o altre preparazioni crude, ma principalmente per la cottura di piatti. La terza salsa di soia è la tamari, ovvero la salsa di soia che da molti viene considerata la vera, l'originale, perché a differenza delle precedenti è composta solamente da fagioli di soia, sale e muffa koji. Quindi questo gli conferisce la proprietà principale di essere gluten free e di essere adatta quindi ai celiaci. È una salsa di soia piuttosto raffinata, ricercata e spesso non di uso domestico. Essendo una salsa di soia prestigiosa, con un umami molto forte e non troppo salata rispetto a quello che pensano la maggior parte di persone, è spesso una salsa da abbinare al sashimi, quindi si usa principalmente nei ristoranti, anche perché spesso, essendo invecchiata più a lungo, è più cara. Attenzione a chi dice che la tamari è troppo salata, non è vero, è molto più
forti in umami, quindi molto più gustosa, ma è meno salata sia della Kuikuchi e sia soprattutto della Usukuchi. Da sapere ragazzi, anzi da ricordare che la salsa di soia è un condimento forte, quindi va dosato. È chiaro che se noi ci tuffiamo all'interno una fettina di pesce e la mettiamo in bocca, chiaramente il sale la prevarrà. È come però del resto tuffare un pezzetto di pesce nel sale, anche in quel caso sarebbe troppo salato. Se noi dosiamo a gocce la salsa di soia invece il risultato cambia totalmente, quindi attenzione a come utilizzate qualsiasi salsa di soia. Ultima salsa di soia della lista, la quarta, la meno conosciuta in assoluto, soprattutto all'estero, e anche la più curiosa, è la salsa di soia chiamata shiro. Shiro in giapponese vuol dire bianco, proprio perché questa salsa di soia è non proprio bianca, ma di colore paglierino, quindi non nera come le precedenti tre. È una salsa di soia che contiene pochissima quantità di fagioli di soia, proprio per questo assume questo colore paglierino datogli per l'appunto dal frumento che la prevale in quantità. È una salsa di soia poco salata, delicata e utilizzata soprattutto perché non dà praticamente colore al piatto, e proprio per questo molti chef rinomati la scelgono per dare molto gusto umami, carica una bomba umami ai piatti senza doverla colorare o salare troppo. Il terzo prodotto di oggi è il dashi. Cos'è il dashi? Questo particolare ingrediente con un nome che ricorda quello di un detersivo per la biancheria. In verità il dashi è molto semplice, è un brodo di base giapponese, adatto, anzi indispensabile per tutte le preparazioni di base giapponesi, dalle zuppe alle salse. Si ottiene grazie all'infusione di alcuni prodotti essiccati ricchi di umami in acqua calda a circa 80 gradi per un tot di periodo di tempo, e che conferirà per l'appunto al liquido l'aspetto di un brodo leggero, ricco di sapore. Il dashi può essere preparato con vari ingredienti essiccati. I principali sono però 4: il katsuboshi, l'aiga kombu, i niboshi e gli shiitake. Il katsuboshi è il tonnetto, il bonito, lo skipjack tuna in inglese, essiccato, ovvero i filetti di questo piccolo tonno vengono, dopo essere stati sfilettati e tolti dal pesce, vengono essiccati, affumicati e diventano duri come il legno. A questo punto vengono piallati nel vero senso della parola con una speciale pialla, ok, che fa ottenere, praticamente permette di ottenere dei fiocchi leggerissimi. Il katsuboshi non è utilizzato solamente per i dashi, ma viene utilizzato anche come guarnizione di tanti piatti famosi della street food giapponese come l'okonomiyaki, i takoyaki, il yakisoba eccetera. E grazie al calore di questi piatti, che va verso chiaramente l'alto, e fa muovere questi fiocchi leggerissimi di pesce essiccato, li fa sembrare quasi un po' impressionante per le prime volte effettivamente. Comunque il katsuboshi, una volta piallato, quindi ridotto in fiocchi estremamente leggeri, viene messo in infusione nell'acqua a 80 gradi per tot tempo, che ne determinerà chiaramente l'intensità di gusto, e alla fine otterremo per l'appunto il dashi, quindi questo brodo molto chiaro, molto leggero, adatto per la preparazione di zuppe, tipo la zuppa di miso o base del tare di ramen, oppure qualche salsa tipo la teriyaki giapponese, eccetera eccetera. Insomma, è proprio la base. Altro ingrediente molto utilizzato sono i niboshi, ovvero le sardine, le piccole sardine, le baby sardine. Tante volte vengono tradotte in acciughe, ma non è giusto. Niboshi sono le piccole sardine, le baby sardine essiccate, che hanno la stessa funzione del katsuboshi, ovvero conferiscono, dopo chiaramente un'infusione di tot di tempo, all'acqua il profumo, l'aroma di un brodo molto leggero, sempre di pesce. Il terzo ingrediente proviene sempre dal mare, ma questa volta è vegetale, quindi otterremo un dashi vegetale. L'ingrediente è l'aiga kombu o kelp, come viene chiamata in generale, ed è una particolare alga molto diffusa al mondo, in particolare in modo in Giappone, ma anche in Europa si coltiva per esempio a nord della Francia, in Normandia, e serve per ottenere nello stesso modo un brodo leggero con un gusto marino vegetale adatto a molte preparazioni di base della cucina giapponese, restando però vegetariane. L'ultimo ingrediente per il dashi sono i funghi shiitake. La procedura è la stessa degli altri ingredienti, però chiaramente il gusto, l'aroma sarà differente. I funghi shiitake sono il fungo più allevato in tutto il mondo, il più consumato, e in Cina vengono chiamati anche funghi profumati proprio perché hanno un enorme aroma, un fortissimo aroma tipico che conferisce al brodo dashi una potenza, un umami veramente forte da abbinare come base a preparazioni vegetali di questa cucina. E per finire chiudiamo questo discorsivo video parlando del mirin.
Il mirin tante volte viene confuso, tanti chiedono ma è possibile utilizzare il sake al posto del mirin, il mirin al posto del vino cinese di Shanseng, eccetera? La risposta è no, sono tre prodotti differenti, sono tutti simili perché sono derivati dalla fermentazione del riso in un prodotto alcolico, ma in modi diversi. Allora, non parlerò chiaramente adesso del sake perché ci vorrebbe un video, anzi più video singoli per spiegare veramente bene la procedura per ottenere sake. Non vi parlerò neanche del vino cinese di Shanseng perché se no si va off topic, ma parlerò del mirin. Il mirin è ottenuto nello stesso metodo che i precedenti due, quindi la fermentazione del riso, però cambia intanto il tipo di riso che viene utilizzato. Il riso che si utilizza per il mirin è il mochigome, che vi ho descritto prima, quel riso ricco non di glutine ma di amido, che quindi grazie alla fermentazione gli amidi verranno trasformati in zucchero e otterremo un prodotto, un liquido alcolico, ma molto più zuccherino rispetto al sake che invece è preparato grazie a un riso normale, uricimai. Oltretutto a questa preparazione alcolica viene aggiunta, la preparazione viene tagliata in poche parole, in termini volgari, con un'acquavite giapponese, chiamiamola così, che si chiama shochu ed è per l'appunto un alcol super alcolico perché ha il tasso alcolico piuttosto elevato, prodotto col frumento o le patate dolci, è tipico della zona sud del Giappone, dell'isola del Kyushu. Otterremo in questo modo un liquido alcolico simile al sake ma di differente sapore perché molto più zuccherino, molto più dolce, molto meno fluido, quindi quasi sciropposo e meno alcolico in generale perché il mirin si aggira, il vero mirin si aggira tra i 12 e i 15 gradi di volume. Di mirin ne esistono tre categorie principali: low mirin, ovvero il mirin originale, quello vero, quello che ha 15 gradi di volume, quello più raffinato, quello da un gusto migliore, e quello che bisogna bruciare, quindi dar fuoco per eliminare l'alcol prima di utilizzarlo, ed è chiaramente il mirin più prestigioso, più caro anche, e che viene utilizzato dai grandi chef. Abbiamo poi lo shin mirin. Shin in giapponese vuol dire nuovo, shin mirin quindi è un nuovo mirin, una nuova tipologia di mirin, nata dopo chiaramente, totalmente industriale e che è molto meno alcolica dell'on mirin, infatti ha più o meno 1,5 gradi di volume, quindi poco alcolico, non serve bruciarlo, non prenderebbe fuoco ed è utilizzato però nello stesso modo. Per finire abbiamo lo shio mirin. Shio mirin, come sapete la parola shio vuol dire sale, conoscerete magari dallo shio ramen, il ramen al sale, ed è un mirin, semplicemente quindi uno shin mirin, un mirin molto poco alcolico, ancora meno dello shin mirin perché ha meno di 1 grado di volume, quindi praticamente non alcolico, a cui viene aggiunta una piccola percentuale di sale per rendere più, bilanciato il gusto per poi condire. Bene ragazzi, si conclude qua questo video, spero di essere stato abbastanza esuasivo e non troppo logorroico. Ho cercato di spiegare, secondo le mie conoscenze, gli ingredienti giapponesi di base, o almeno quelli che io considero più importanti, più di base della cucina giapponese. Spero che questo format vi sia piaciuto, molto probabilmente farò altri video di questo tipo per descrivere altri prodotti giapponesi e anche prodotti di altre cucine asiatiche, tipo thailandese o cinese. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo chiaramente la prossima settimana come al solito, vedremo se con una nuova ricetta, con un video simile, quindi io vi do appuntamento alla settimana prossima e vi saluto. Ciao a tutti!